Sono qui per un problema bassa schiena, lombalgia, Un problema di lombalgia, ok? esatto, e probabilmente anche qualcosa alla caviglia. Io facevo prima, quando ero un po' più giovane, delle maratone e in una di queste mi sono infortunato. Ho continuato a correrci sopra perché era Che tipo, fattibile il dolore. che tipo di infortunio? Una storta Una mentre distorsione. correvo, esatto, una distorsione. In osteopatia si fanno sia delle valutazioni di tipo articolare. Senti, questo è il tratto lombare, senti la mobilità? Il tratto lombosacrale, vedi? Questa zona, penso che lo senti anche te che è bloccata, no? Sì. Senti in questa caviglia, i malleoli non sono molto bloccati, no? E c'è una rigidità della tibiotarsica, della caviglia. Lo avverti? Sì. Ok, ti faccio un tipo di valutazione un po' differente. Hai avuto dei traumi in passato, tipo cadute di sedere a terra, oppure incidenti stradali, tamponamenti? No, Mai avuto tamponamenti e incidenti? Mai, no? no, mai. Cadute di sedere a terra? Beh, quelle sì, qualche volta sciando con lo snowboard. Sciando, ok. Perché a livello palpatorio, perché ti ho chiesto questo? Perché a livello palpatorio hai delle disfunzioni particolari che sono tipiche di questi tipi di traumi. Cioè c'è il coccige, ti faccio sentire, c'è un blocco sul coccige, qui, e il sacro anche, coinvolge sia il sacro che il coccige, e poi hai una compressione dell'asse, come una compressione della colonna, Ok, che sono tipiche di questi tipi di traumi. ok. Vediamo altre zone del corpo se sono. Vedi la spalla? Arriva qui e si blocca. Vedi l'intrarotazione arriva qui e si blocca. Se vado oltre poi vedi che fa la spalla. Inizia a compensare. Vediamo l'altra. Questa è un po' più libera, arriva qui. Qui si blocca, senti?
Senti? C'è un blocco della zona cranio-cervicale, C1, C2, senti? Vedi, le vertebre riescono a traslare verso la destra e non riescono a traslare verso sinistra. Ok. Ovviamente ci sono delle problematiche meccaniche in questa caviglia che coinvolgono la caviglia, un po' il ginocchio e il piede. Iniziamo a trattare. Come ti avevo detto, allora, l'osteopatia è diciamo, una disciplina olistica, quindi non necessariamente ti fa male il tratto lombare e devo iniziare per forza, il trattamento va iniziato per forza in quella zona. Ok, vediamo. Senti come è iniziato a cambiare? Guarda la spalla, che prima si fermava qui, adesso e funziona anche meglio in intrarotazione, senti? Ok. Che sto facendo? Praticamente sto ricontrollando, ti ho fatto una prima manipolazione e ti sto ricontrollando le disfunzioni meccaniche che avevi prima Ok. per vedere se sono cambiate, quindi se erano dei compensi oppure o meno. Senti? Senti com'è cambiato? Adesso la C1 e C2, la zona cranio cervicale riesce ad andare sia verso destra che verso sinistra, cioè più libera. Che significa? Che quelle vertebre erano bloccate ma erano dei compensi. Ok, ok. Allora, adesso ti sto facendo una manipolazione di decompressione lombosacrale perché hai diciamo una compressione tra L5 e il sacro in questa zona qui, senti? Ok. In realtà la tua zona lombare sì, hai problemi, è bloccata, hai dolore, però in realtà poi proprio problematiche legate al tratto lombare ce ne sono poche. Quello che voglio dire è che ci sono molti compensi sul tratto lombare.
Ok. provenienti da altre zone del corpo. Soprattutto dal bacino, arto inferiore. E, sicuramente c'è qualche disfunzione anche viscerale, che adesso vediamo nel dettaglio. Senti? Mm? Vedi, il bacino si sta liberando, inizia a muoversi meglio, a traslare meglio. Senti Massimo, senti la caviglia? Sì. La caviglia non è cambiata, non è cambiata affatto, che significa che le disfunzioni che sono a livello della caviglia sono delle disfunzioni, non sono dei compensi, ma sono delle disfunzioni proprio primarie. In osteopatia vengono classificate come disfunzioni primarie. Senti come sta cambiando, Massimo? La caviglia, il calcagno si sta liberando e riesce ad andare piano piano anche in eversione. Così è in inversione e così è in eversione. C'è ancora una rigidità dei malleoli, vediamo. Senti questa articolazione, la tibio peroniero, il perone, la testa del perone, vedi, deve poter andare posteriormente e anteriormente, no? Come questo è libero. Senti questa? Posteriore va, anteriore no. Mm? Mm?
Senti com'è cambiata la mobilità della caviglia, Massimo? Sì. Guarda il bacino. Sentila. La sacroiliaca questa è libera. Vediamo l'altra. È libera anche questa, senti. Ricontrolliamo la zona del bacino, il tratto lombare. Che impressione, Senti? Sì, c'è mobilità. Va molto meglio, la zona lombosacrale va molto meglio, anche se ho ancora la sensazione che c'è ancora qualcosa, che non sia completamente libero. Hai avuto interventi chirurgici in passato? No. Ok. Però soffro un po' di colonna irritata, non so se può esserti utile. Ok. In passato hai avuto delle infezioni urinarie? Nemmeno. Allora, io a livello pelvico, l'intestino sta bene, cioè non sento problematiche sull'intestino, ma bensì sulla vescica, l'uretere sinistro e l'uretra. Ok. Secondo me l'idea che dalla palpazione che mi sono fatto è che ho avuto qualche piccola infezione urinaria in passato, non necessariamente qualcosa di cioè un'infezione forte, che l'hai superata senza avere grandi sintomi e che però ci sono delle problematiche, ti ha lasciato qualche problematica meccanica. Qualche strascico. Allora, adesso ti sto facendo un trattamento viscerale su questi visceri. Avverti qualcosa? Non avverto sensazioni sensibili, sensazioni forti. Avverti un rilasciamento dei muscoli del bacino? La parte in quest'area qui, diciamo. Si sta rilasciando Sì, tutta c'è quella zona. un relax, intendi? Sì, sì. Ok. Senti? Mhm. Sì, è più mobile. Senti anche l'anca si muove in maniera differente. Questo perché? Perché le fasce che avvolgono i visceri
comunque si attaccano all'interno del bacino, sono in continuità con le fasce che vanno agli arti inferiori, quindi comunque condizionano la mobilità dell'osso sacro, dell'osso iliaco, delle anche. Senti la caviglia come si è liberata? Ok, allora, per oggi il trattamento è finito e ti spiego, piano piano puoi venire seduto, puoi stare seduto, con le gambe in fuori, e ti spiego cosa ho fatto. Allora, abbiamo lavorato sia sulle disfunzioni meccaniche della colonna, del bacino, avevi una compressione lombosacrale, poi ti ho trattato la zona del sacro, la sacroiliaca, abbiamo trattato un po' la caviglia e ti ho fatto, siccome la zona sacrale non si riusciva a liberare proprio pienamente, ti ho controllato diciamo a livello viscerale e ho trovato che c'erano delle disfunzioni viscerali, c'era la vescica, l'uretere sinistro e l'uretra, come ti avevo detto. Sicuramente retaggio di una vecchia cistite in passato. Siccome diciamo i visceri sono tutti avvolti da tessuto connettivale, che succede quando c'è un'infezione? Il tessuto connettivale si retrae. Passata l'infezione, o perché in maniera naturale o tramite antibiotici, se diciamo abbastanza forte, l'infezione va via, però il tessuto connettivale rimane contratto e crea problematiche meccaniche ovviamente all'interno del bacino, perché il tessuto connettivale si attacca sulle iliache, sul sacro, quindi crea delle problematiche meccaniche. C'è soluzione di continuità e quindi... Esatto. Non solo crea problematiche all'interno del bacino in maniera diretta, ma siccome i visceri tramite il sistema nervoso vegetativo, ad esempio la vescica, tramite le fibre del parasimpatico, del sistema nervoso parasimpatico, portano informazione sulla zona, sui centri vegetativi sacrali e quindi possono creare problematiche nella zona del sacro. Oppure tramite informazioni del sistema nervoso vegetativo ortosimpatico vanno a livello lombare. E quindi ci possono essere delle vertebre lombari che si bloccano. Ho capito, è chiaro. Ora mi fa piacere aver scoperto anche alcune cose perché sono completamente ignorante in materia. Sicuramente mi hai trovato il problema alla caviglia destra e questo qua un po' più lombare, che è probabilmente più legato a una questione viscerale che a una questione diciamo di tipo meccanico. Quindi tu consigli fondamentalmente una ripetitività della seduta, un venirci più spesso? Allora, in realtà non hai bisogno di tante sedute, di alcune sedute, diciamo altre 2-3 sedute, distanziate diciamo di 8, 9, 10 giorni, 7, 8, 10 giorni, tra una e l'altra, perché l'osteopatia non si può fare in maniera ripetitiva come la fisioterapia. Tra una seduta e un'altra ci devono stare diversi giorni di pausa, perché il corpo deve ricreare degli adattamenti, deve metabolizzare gli adattamenti che ci sono dopo una seduta. Dopo una seduta. Esatto. Va bene, Alfredo, è stato per me un piacere. Come ti senti? Mi sento meglio, rilassato, mi stavo quasi addormentando, fra l'altro. Sì, il trattamento osteopatico è molto rilassante, sì.
Ti ringrazio tantissimo per la tua disponibilità e spero che facciate anche voi visita al centro Olos di Alfredo. Si trova a Villaraspa, giusto di Sì, Spoltore, comunque in Abruzzo. E vi invito quindi, nell'ipotesi abbiate delle, spero di no, delle problematiche da un punto di vista fisico, a fare visita al centro Olos. È stato per me un piacere. vi aspetto. E se il video vi è piaciuto, pollice in alto e like ASMR Barber.